Sono Kiki e vi do il benvenuto sul canale. Nel video di oggi affrontiamo forse uno dei temi più temuti e odiati da tutti i pittori di miniature, ovvero gli occhi. Nello specifico parleremo delle miniature 28-32 mm o anche più piccole, senza parlare nel video di oggi dei mezzi busti e delle 75 mm, dove sicuramente c'è più spazio per sbizzarrirsi. Quando non si vogliono dipingere gli occhi, lo so perché ci sono passata anch'io, si cerca qualsiasi scusa, quindi dei ciuffi di capelli, delle bende sull'occhio, qualsiasi cosa pur di non fare gli occhi e soprattutto per evitare di farli entrambi, perché magari uno viene bene ma due no. Una delle cose che ho imparato però in questo periodo e che adesso mi fa anche apprezzare il fatto di sperimentare con gli occhi sulle miniature è proprio il fatto che più ci si esercita più vengono bene. Nel video ho raccolto alcuni piccoli consigli pratici e alcune tecniche che ho sperimentato in questi anni e che spero possano esservi utili. Se è la prima volta che capitate qui, vi ricordo che sul canale trovate già tanti altri video dedicati alle miniature, dalle basi come il primer, lo skin tone, le sfumature, la consistenza del colore, ma anche tanti altri argomenti a cui vi invito a dare un'occhiata. Detto questo, non perdiamo altro tempo e cominciamo subito. Per ottenere un buon risultato sono necessari pennelli estremamente sottili, come lo 00, oppure anche misure più piccole se se ne sente il bisogno. Io mi trovo molto bene con i pennelli serie Silver di Green Stuff World, di cui vi lascio il link qui sotto se volete dare un'occhiata. Il numero tuttavia non è uguale per tutte le marche e anzi cambia molto da una all'altra, come vediamo qui tra Green Stuff World e Rubloff. Oltre alla misura è importante anche che la punta sia tenuta al meglio della sua forma, così da garantire il massimo della precisione possibile. E dall'angolo delle ovvietà è tutto. Parlando seriamente, la consistenza del colore deve essere sempre piena e coprente, ma mai secca o grumosa. Servirà pochissimo colore ogni volta, quindi è importante che non sia troppo liquido o colerà ovunque. Dovremmo anche stare molto attenti ad asciugare bene le setole e la ghiera, così che non rimangano gocce che possono scendere nel momento più delicato. E prima di appoggiare il pennello sulla miniatura, è bene sempre eliminare il grosso del colore sulla wet palette o sul dito. Altrimenti quel primo punto sul modello sarebbe più largo della punta del pennello stesso, perdendo qualsiasi precisione. Vediamo quindi sulla carta un po' più in grande e poi sul modello la prima delle tecniche che vi voglio consigliare oggi. Spesso si inizia dipingendo gli occhi come delle palline rotonde, ma già l'aspetto cambia molto se cerchiamo di fare una forma a mandorla o se non riusciamo anche una linea orizzontale piuttosto che un pallino. Se iniziamo creando una base scura, nera o marrone, diamo già l'illusione di creare le ciglia sopra e quelle sotto. È importantissimo sempre disegnare al personaggio anche le sopracciglia, meglio se con colori scuri, che danno una grande intensità allo sguardo. Per la parte chiara dell'occhio, chiamata sclera, non dobbiamo mai scegliere il bianco come colore, ma piuttosto optare per un avorio o un grigio chiaro. Con questo andiamo a creare la stessa forma di poco fa, mandorla o linea orizzontale, più piccola di quella segnata prima, lasciando un leggerissimo profilo tutto intorno, che simulerà come detto le ciglia e aiuterà a dare più risalto allo sguardo. In alternativa possiamo anche allargarci appena sotto e lasciare questo profilo solo per le ciglia superiori, in modo da evitare di chiudere troppo lo sguardo. Ritornando al colore scuro, segniamo poi l'iride, che nelle miniature più piccole diventa un tutt'uno con la pupilla. Per evitare di creare uno sguardo sbarrato, è importante non lasciare spazi tra questi pallini e le ciglia sopra, ma piuttosto creare delle pupille più grandi, parzialmente coperte dalle palpebre. Nel caso dovessimo sforare e finire sul viso, tenere a portata di mano i colori con i quali lo abbiamo dipinto è sempre un ottimo escamotage, per ridare una forma agli occhi e renderli più affusolati se diventano troppo rotondi. Vediamo quindi questa stessa tecnica su un modello 32 mm stampato in resina. Come detto, le sopracciglia sono indispensabili e ci apprestiamo quindi a farle. In moltissimi modelli sono già segnate, quindi basterà ripassarle per non sbagliare, meglio se con una linea estremamente sottile. Creiamo poi la piccola forma a mandorla partendo dal lato che ci viene più comodo, nel mio caso il destro. L'altro si può far fatica a fare perché il naso impedisce al pennello di muoversi liberamente e quindi girare il modello al contrario potrebbe esservi utile.
Una volta ottenuta la nostra base, prendiamo il colore chiaro scelto, nel nostro caso l'avorio, raccogliendo e poi eliminando il grosso del colore dalle setole, che comunque intingiamo solo per neanche 1 millimetro. All'interno delle aree scure, iniziando magari con un puntino al centro, disegniamo la nostra sclera chiara con piccole pennellate controllate. Io non riesco a utilizzarle, ma come vi dicevo nel video su come essere più precisi, che vi lascio qui sotto in descrizione, usare delle lenti di ingrandimento è consigliato qualora se ne senta il bisogno. Per le pupille, se vogliamo creare uno sguardo frontale, possiamo prendere come riferimento gli angoli della bocca e collocarle in linea con quelli. È utile partire con un piccolo puntino, giusto un accenno per capire se la collocazione è giusta e poi ingrandirli leggermente. Rifinire i contorni con il colore del viso è sempre molto utile per restringere eventuali sbavature e se ci sentiamo particolarmente coraggiosi possiamo anche provare a richiudere il contorno scuro in caso dovessimo coprirlo per sbaglio. Mentre rendo ancora più folte e scure le sopracciglia del nostro imperatore, vediamo un'alternativa al metodo che vi ho appena mostrato. Partiamo sempre da base scura, come prima, ma poi con il color avorio cerchiamo di creare 2 piccoli puntini chiari ai lati della pupilla, lasciando quest'ultima al centro. Questo metodo può rivelarsi più utile quando magari la scultura ha proporzioni strane e gli angoli della bocca non ci danno la giusta indicazione su dove posizionare la pupilla. E invece così facendo se ne crea una traccia in automatico senza troppa fatica. Dipende molto anche da come ci si trova più comodi. Passiamo ora ad un altro metodo, anche questa volta lo vediamo prima su carta più in grande e poi direttamente sul nostro modello. Le 2 forme a mandorla questa volta sono direttamente fatte con il color avorio, al centro delle quali inseriamo la nostra pupilla scura, con la parte alta appena chiusa dalla palpebra. Questa cosa è importantissima per rendere la pupilla più credibile. Sopra disegniamo una leggerissima linea delle ciglia, se ce la sentiamo, ma che aiuta a rendere molto più intenso lo sguardo. E di nuovo, se dobbiamo sistemare eventuali sbavature, interveniamo con il colore dell'incarnato. Nulla vieta di fare prima gli occhi e poi il resto del viso, ma a volte basta davvero solo rifinire i contorni. Ripartiamo quindi da capo sul modello coprendo gli occhi di prima, cosa che a volte conviene fare quando non ci convincono quelli fatti e con piccoli ritocchi non riusciamo a sistemarli. Creiamo la mandorla più o meno schiacciata con il color avorio, pieno e coprente, e sempre ripulendo il grosso del colore dalla punta. Uno degli errori che spesso capita di fare è quello di sporcare il naso e girando la miniatura si nota davvero tantissimo. Anche qui interveniamo con il colore incarnato e semplicemente copriamo la sbavatura. Inseriamo la pupilla in entrambi gli occhi e possiamo decidere di fermarci qui o cercare di assottigliare ancora di più il tratto per creare le ciglia superiori come visto sulla carta. Non creare nessun contorno scuro neanche superiore serve per gli occhi particolarmente piccoli che altrimenti si chiuderebbero troppo. Possiamo seguire gli stessi passaggi anche con colori più chiari, ma in generale sconsiglio quelli troppo chiari che non si distinguerebbero dalla sclera. Dato che adesso siamo diventati più bravi a farli, vero? Possiamo passare al livello successivo e cercare di inserire qualche elemento in più. Per farlo ci serviranno 2 colori, uno più chiaro e uno più scuro, come il blu e l'azzurro. Possiamo anche qui decidere di iniziare con la base scura e poi la parte chiara, oppure direttamente con l'avorio, come abbiamo visto prima. Una volta fatta, inseriamo l'iride blu che farà da base, che finora abbiamo trattato come un tutt'uno con la pupilla. Nella metà bassa dobbiamo cercare di inserire un archetto chiaro, in questo caso azzurro, che ben contrasta con il blu. Un archetto o per comodità colorare di azzurro l'intera metà bassa dell'iride, dato che poi con un'estrema precisione andiamo a inserire una pupilla nera al centro. In questo modo anche quello di sinistra apparirà come un archetto. Infine cerchiamo di inserire una luce molto intensa e veramente piccola con un piccolo punto bianco in uno dei lati dell'iride,
che deve essere uguale per entrambi gli occhi e rivolto verso la fonte di luce. Sul modello sarà tutto più difficile, ma ce la possiamo fare. Creiamo la base come ormai sappiamo fare e inseriamo l'iride blu cercando sempre di non farla tonda, ma di appesantire appena lo sguardo togliendo la parte superiore e riempiendo meglio lo spazio della mandorla. Un ottimo modo per far sì che l'occhio non risulti strano è girare spesso il modello e controllare che non si siano colorate altre parti adiacenti involontariamente, come prima il naso. Anche girandolo sopra o sotto possiamo renderci conto se magari abbiamo sbavato nell'arcata sopraccigliare o sulle guance. Con l'azzurro, tenendo veramente pochissimo colore sul pennello o passando a uno più sottile se necessario, cerchiamo di fare quanto visto prima su carta e creare un colore diverso nella metà bassa dell'iride. Con estrema attenzione inseriamo anche la pupilla nera, che coprirà parzialmente il lavoro fatto prima, ma che se riusciremo a fare sufficientemente piccola darà più espressione e profondità al tutto. Cosa che possiamo fare anche scurendo un po' la zona dell'arcata sopraccigliare con un colore più scuro di quello dell'incarnato. Nell'ultimo esempio del video di oggi riproponiamo il metodo appena visto, ma in una miniatura appena più grande che raggiunge più o meno i 40 mm e che lascia più spazio d'azione. Per lei useremo marrone e beige per l'iride. Ho fatto quindi base e contorno scuro, chiuso sopra e ai lati ma aperto sotto per dare più agio. Con il più scuro dei marroni creiamo quindi la base dell'iride, rivolgendole non frontalmente ma lateralmente. Nella parte bassa inseriamo la mezzaluna o anche un piccolo puntino nella metà inferiore, al centro della quale inseriamo la pupilla nera. Infine con il bianco creiamo un piccolissimo punto più chiaro in un occhio e anche nell'altro, generalmente nel lato più esposto alla luce. Una volta che si prende dimestichezza e si diventa più precisi, ci si può sbizzarrire ancora di più con giochi di colore e make-up, rimanendo invece più semplici e precisi su miniature piccoline come quelle che abbiamo visto oggi. Tutta un'altra storia in termini di possibilità e divertimento sono i mezzi busti e le miniature 75 mm. E sì, mi avete sentito bene, ho detto divertimento, perché una volta passata l'antipatia generale nei confronti degli occhi, vi assicuro che vi divertirete a rendere più intensi gli sguardi delle vostre miniature e più appropriati al personaggio che state dipingendo. E con questo si conclude anche il video di oggi. Io non vedo l'ora di leggere qui sotto nei commenti cosa ne pensate dei consigli che vi ho dato, se vi sono stati utili e se li proverete sulle vostre miniature e soprattutto qual è il vostro escamotage preferito per non fare gli occhi. Bende sugli occhi sbarrati, occhi chiusi, occhi inesistenti, insomma fatemelo sapere qui sotto nei commenti perché sono sicura che ci divertiremo. Detto questo io vi ringrazio di aver visto il video fino alla fine, vi do appuntamento al prossimo e fino ad allora siate creativi!